Ciao a tutti, ci troviamo presso il concessionario Ford Auto Team di Bari, dove ci hanno gentilmente concesso di portarvi con noi a bordo di una, potremmo chiamarla anteprima a livello locale, perché non si vede ancora per le strade. Siamo stati fortunati abbastanza da trovarla qui in showroom in due varianti d'eccellenza. Ci soffermeremo sulla più sportiva. Stiamo parlando ovviamente della Ford Focus in versione ST Line, quindi quella con delle appendici aerodinamiche un po' più sportive, e stiamo parlando soprattutto della quarta generazione, che è l'ultima generazione della Focus, che la vede rinnovata, certo dal punto di vista tecnico e tecnologico, ma anche e soprattutto ciò che si nota a primo impatto dal punto di vista estetico. La cosa che si nota principalmente nel frontale, a parte la nuova griglia di forma esagonale, rinnovata e rivisitata, e tutte quante le superfici con le nervature sul cofano, e anche la nuova forma, il nuovo design dei fanali. Se vi ricordate, i fanali della terza generazione della Focus avevano una forma molto più sottile, molto più, se vogliamo, aggressiva. Questa mantiene la sua aggressività ma con delle appendici aerodinamiche, perché i fanali hanno una linea comunque più morbida, a forma di freccia, che si allarga verso la parte laterale, e qui in basso, essendo appunto la versione ST Line, presenta delle caratteristiche, e lo potete vedere con una Focus tra virgolette normale, presenta delle caratteristiche delle appendici leggermente più sportive. In generale l'auto è stata rivisitata dal punto di vista estetico da 360 gradi, perché? Perché dal cofano, dall'angolo superiore del fanale, parte questa linea che va lungo tutta la fiancata, si ammorbidisce dopo lo sportello del guidatore, però poi riprende da metà più o meno sportello del passeggero posteriore fino alla coda, dove si va a collegare con i nuovi fanali che a breve vedremo. Ma in generale è cambiata anche molto nella parte laterale. Se vi ricordate, nella terza generazione della Focus la linea del finestrino andava più verso il posteriore in una maniera più tagliente. Qui si ammorbidisce, però la sportività non manca. Quest'auto sì, più morbida ma comunque più sportiva. La variante ST Line riprende il nome ST dalla versione più sportiva appunto della Ford, quella intermedia prima della RS, e lo notiamo dal fatto che ha, oltre questa linea, questa nervatura sul tetto, insieme alle altre molto aerodinamiche, ha questo grande spoiler con il dettaglio in nero lucido che collega direttamente alla zona posteriore. Molto bello, devo dire, perché crea un effetto davvero sportivo, davvero aerodinamico, e in generale la forma del portabagagli mantiene bene o male le proporzioni e lo stile, il design e le linee di quella precedente, ma dietro, come potete vedere, è cambiata totalmente. Nuovi gruppi ottici e il badge Focus che corre sotto lo stemma, e anche nella parte inferiore non mancano dettagli più aerodinamici, e poi presenta due bellissimi scarichi nella parte destra del posteriore. Il portabagagli ha una capacità di 375 litri, che ovviamente aumentano se i sedili vengono abbattuti, e in generale le dimensioni della quarta generazione di Focus non sono cambiate troppo, perché rispetto alla terza generazione della Ford Focus è cresciuta di pochissimo. Mantiene comunque una lunghezza di oltre 4 metri, 4,38 m, una larghezza di 1,83 m e un'altezza di 1,47 m circa. Ma basta chiacchiere, andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono gli interni della nuovissima Ford Focus. Prima di andare a dare uno sguardo agli interni, voglio mostrarvi questa versione, che è sempre la ST Line della nuovissima Focus, però in un rosso che secondo me le rende molta più giustizia, è molto più aggressiva. Quella che abbiamo visto all'esterno dello showroom in grigio, sì, molto bella, però nasconde un po' di dettagli. Innanzitutto vi faccio vedere meglio la zona posteriore, dove i nuovi gruppi ottici si sviluppano in orizzontale. Quelli della versione precedente, se ricordate, avevano una forma un po' leggermente più morbida, più tondeggiante, che si sviluppava però in verticale. Questa qui, come la nuovissima Ford Fiesta, riprende quindi il nuovo family feeling di Ford, e lo fa appunto correndo su tutta la superficie orizzontale. E volevo farvi anche vedere, oltre i due scarichi qui in basso, potete vederli leggermente meglio, anche qualche appendice aerodinamica in più dell'auto, perché qui in basso sul rosso si può notare meglio
molto molto bella, e anche, spoiler, presenta questa nervatura, come vi avevo detto, che corre per tutta la superficie dei montanti e del tetto, ma non solo. Oltre alla pinna dell'antenna ci sono anche altre due venature al centro che corrono per tutto quanto il tetto, oltre a quelle che abbiamo già visto del cofano motore, che rendono l'auto molto più aerodinamica di quanto ci si possa aspettare. Ok, siamo all'interno. Regolo un attimo il mio sedile, questo è veramente un primissimo contatto con la Focus. Diciamo che, a parte la posizione dello schermo e questi dettagli in carbon look che corrono per tutta la parte centrale della plancia, per tutto l'orizzontale della plancia, gli interni della nuova Focus sì sono cambiati, però danno comunque quell'area di familiarità che ci si aspetta da un'auto del brand, molto positiva come cosa. Si vede che siamo a bordo della ST Line perché ha un volante dalla forma sportiva. Spero di vedere al più presto in futuro la versione ST, ma soprattutto la versione RS dell'ultima Focus, perché quella della terza generazione, ragazzi, l'abbiamo vista sempre qui, link nella scheda qui in alto a destra. La vecchia RS era qualcosa di spettacolare e pauroso, questa lo sarà ancora di più secondo me, e il volante comunque mantiene la sua sportività, fondo piatto, cuciture rosse a contrasto, e questa qui per fortuna mantiene il cambio manuale. La cara vecchia leva del cambio purtroppo ha il freno a mano elettronico, ma quella che abbiamo visto poco fa all'esterno aveva il cambio automatico con un rotore qui al centro, molto tecnologico ed esteticamente devo dire molto bello, e anche i pedal dietro il volante. Qui c'è lo schermo dell'infotainment, del sistema Sync di Ford. I sedili in questa nuova Focus sono molto avvolgenti, non so se lo sono perché è la versione ST Line o se si trovano anche nelle altre versioni, ad esempio nella Vignale, però devo assicurarvi che sono molto avvolgenti e secondo me anche molto contenitivi in curva. Qui c'è tutta la zona dedicata ai controlli per gli specchietti, controlli ovviamente elettrici per gli specchietti, per i quattro finestrini, e le rifiniture interne sono molto belle. Per un'auto di questo segmento devo dire molto positive. Qui in alto c'è la zona dedicata all'illuminazione interna, diamo un'occhiata. Qui c'è il classico pozzetto con un vano con il cup holder qui al centro, e in generale, come potete vedere, a parte il carbon look, la sportività degli interni è data dalle cuciture non solo sul volante ma anche nella zona della leva del cambio e nei sedili. È un modello che, devo dirvelo, mi piace molto, al di là del rosso aggressivo. Proprio come auto in sé, in foto mi lasciava qualche perplessità, perché vedendo il confronto con quella che era la terza generazione, questa mi sembrava un po' troppo addomesticata, chiamiamola così, forse anche perché appunto abbiamo visto la RS. Aspettando la RS della quarta generazione vi posso dire che, vista dal vivo, la Focus alla Focus si fa davvero giustizia, perché va vista dal vivo, sì, morbida, addomesticata, ma veramente elegante, e in allestimento ST Line veramente sportiva. Per concludere andiamo a vedere come si sta nella zona posteriore. Ok, beh, devo dire che l'ingresso è stato molto semplice e confortevole. Lo spazio per la testa al di là dell'interno qui, vedete, c'entra quasi la mia mano per intero, è molto. Le luci illuminano a dovere, anche grazie per il nostro video, per l'illuminazione del nostro video, e la comodità all'interno è molto buona. L'ingresso, ripeto, è stato molto facile, la linea dei finestrini mi ha dato molto comfort, e qui possiamo vedere che la comodità in generale, ok, i sedili magari non saranno contenitivi come nell'anteriore, ma sono veramente comodi per un'auto di questo segmento. Non so come è in viaggio, spero di potervelo dire al più presto, magari in un futuro test drive, speriamo tutti quanti, ma penso che omologata per 3 persone sul divanetto posteriore, in 2 persone si stia molto comodi, spazio per le gambe ce n'è sufficienza. Calcolate che io sono alto più di 1,80 m e il sedile l'ho lasciato regolato secondo la mia altezza, e le gambe non toccano minimamente, cioè mi devo proprio sforzare
per toccare con le gambe sul sedile anteriore, che ha comunque la conformazione per le ginocchia, quindi nessun problema a riguardo. Gli interni nella parte posteriore sono comunque molto semplici. Nota positiva, c'è una presa 12 volt in caso voleste caricare il telefono con una presa per 12 volt, e sono semplici ma secondo me funzionali al punto giusto. Fateci sapere quelli che sono i vostri pensieri riguardo la quarta generazione di Ford Focus qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto e soprattutto se vi è piaciuto questo video, fatecelo sapere con un like e con una condivisione sui nostri social. I nostri social li trovate qui sullo schermo, e prima di concludere vi invito ad iscrivervi sul nostro canale di WeDrive e, cliccando sul campanellino, di attivare le notifiche in modo da non perdervi nessuno dei nostri prossimi video.